Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Io sono Luca e qui con me c'è la fantastica Francesca. Oggi parliamo di un tema che secondo me riguarda tantissimi, perché il metodo tradizionale per imparare l'italiano spesso, diciamolo, non funziona così bene come speriamo. Ciao Luca, ciao a tutti. Guarda, io lo vedo ogni anno con i miei studenti. Passano ore su liste di vocaboli, esercizi di grammatica, eppure poi, davanti a una conversazione vera, si bloccano. È frustrante, no? Sì, e sai cosa? Anch'io da ragazzo facevo così. Pensavo, se memorizzo 1000 parole, allora parlo. Ma la realtà è che senza contesto, quelle parole restano, come dire, vuote. E poi c'è questa ossessione per la grammatica perfetta. Ma chi parla davvero così nella vita reale? Esatto. E poi c'è il rischio della passività. Leggere, ascoltare, ma senza mai usare davvero la lingua. Ricordo i miei primi anni da insegnante. Vedevo studenti bravissimi nei test, ma incapaci di ordinare un caffè. E la ricerca lo conferma. Imparare solo in modo passivo rallenta tantissimo i progressi. Sì, e non è colpa loro. È proprio il metodo che non aiuta a sbloccarsi. Bisogna cambiare approccio e oggi vi spieghiamo come. Allora, la parola magica è immersione. Non serve trasferirsi subito in Italia, Basta circondarsi di italiano ogni giorno. Ascoltate musica italiana, guardate film o serie TV in italiano, magari partendo dai cartoni animati o dai film che già conoscete. Sì, e leggere libri per bambini è un trucco fantastico. Il linguaggio è semplice, le storie sono divertenti e impari senza nemmeno accorgertene. E poi seguite pagine social italiane, cambiate la lingua del telefono. Sono piccole cose che fanno la differenza. Io, per esempio, ho iniziato a pensare in inglese proprio così. Seguivo influencer, leggevo ricette e pian piano la lingua è diventata parte della mia giornata. E tu, Luca, hai una storia simile con l'inglese, vero? Sì, io ho migliorato la pronuncia inglese cantando le canzoni dei Beatles. All'inizio facevo errori assurdi, ma ripetendo e ascoltando, la mia orecchio si è abituato. Ecco, con l'italiano funziona uguale. Più lo vivi, più diventa naturale. E qui arriva il segreto, la routine. Non serve studiare ore e ore, bastano 5-10 minuti, ma ogni giorno. Per esempio, la mattina ascoltate un podcast italiano mentre fate colazione. Il pomeriggio scrivete 3 frasi nuove. La sera provate a riassumere la giornata in italiano. Sì, la chiave è la costanza. La ricerca parla di micro-learning, piccoli blocchi di studio, ma regolari. Così il cervello si abitua e l'italiano diventa una parte naturale della vostra vita. E se un giorno saltate, pazienza. L'importante è riprendere subito. E poi cambiate spesso attività, ascolto, scrittura, lettura, così non vi annoiate e allenate tutte le abilità. Io, per esempio, alterno podcast, app e qualche pagina di libro. Funziona. Ecco il punto che spaventa di più. Parlare e scrivere, anche se si fanno errori. Ma è fondamentale. Bisogna iniziare a parlare fin dal primo giorno, anche con frasi semplici. Più vi esponete, più cresce la fiducia. Sì, e scrivere aiuta tantissimo. Potete tenere un diario, scrivere post sui social o anche solo mandare messaggi in italiano. Non serve essere perfetti, anzi, gli errori sono parte del processo. Mi viene in mente una mia studentessa, timidissima. All'inizio non voleva parlare, aveva paura di sbagliare. Poi ha iniziato uno scambio linguistico online. All'inizio faceva 1000 errori, ma dopo poche settimane era un'altra persona, più sicura, più sciolta. Gli errori
spariti quasi da soli. Ecco, non aspettate di essere pronti. Nessuno lo è mai davvero. Buttatevi. Parliamo di motivazione. È facile partire carichi e poi mollare dopo un mese. Il trucco? Darsi obiettivi chiari e raggiungibili. Non voglio imparare l'italiano, ma questa settimana imparo 10 parole nuove. O tra 3 mesi voglio fare una conversazione di 5 minuti. Sì, e scrivere i progressi aiuta tantissimo. Tenete un diario, celebrate ogni piccolo traguardo. Una frase capita, una canzone compresa, una chiacchierata senza panico. E non abbiate paura di sbagliare. Ogni errore è un passo avanti. C'è anche il metodo SMART, obiettivi specifici, misurabili, accessibili, rilevanti e con una scadenza. Così restate motivati e vedete davvero i risultati. Oggi ci sono 1000 risorse, app, podcast, audiolibri, film, piattaforme di scambio linguistico. Ma non esiste una soluzione magica per tutti. Bisogna sperimentare e trovare quello che vi motiva di più. Esatto. Ho visto studenti diventare fluenti quasi solo ascoltando podcast come Italian Pod e guardando film interattivi. Altri preferiscono le app o i libri. L'importante è provare, cambiare e non scoraggiarsi se un metodo non fa per voi. E ricordate, la varietà aiuta a non annoiarsi. Un giorno ascoltate, un giorno scrivete, un altro giorno parlate con qualcuno. Così l'italiano resta sempre fresco e interessante. E per finire, il consiglio più importante. Fate entrare l'italiano nella vostra vita quotidiana. Etichettate gli oggetti di casa, cucinate seguendo ricette italiane, cambiate la lingua del telefono. Sono piccole cose, ma vi aiutano a pensare in italiano senza sforzo. Io, per esempio, ho iniziato a fare la spesa pensando in inglese. Scrivevo la lista in inglese, cercavo i prodotti e così la lingua diventava parte della mia routine. Con l'italiano potete fare lo stesso. Più lo usate, più diventa naturale. Ecco, se c'è una cosa che vogliamo lasciarvi oggi è questa. Non serve essere perfetti, serve essere costanti. L'italiano deve diventare un'abitudine, non un compito. E noi siamo qui per accompagnarvi, episodio dopo episodio. Grazie di averci ascoltato. Continuate a seguirci su Italian Pod, scriveteci le vostre domande e raccontateci i vostri progressi. Alla prossima, Luca! Grazie Francesca, grazie a tutti. Buono studio e ci sentiamo presto. Ciao!